La chitarra è bella, ma l'acustica... non riesco a dire custodia. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Come avete visto dagli ultimi video usciti qui sul canale, non dovrei neanche più dirvelo perché ormai dopo un po' di anni che mi vedete, mi conoscete, sono sempre attento a portarvi le novità non solo in termini di nuove chitarre o nuovi pedali appena usciti, ma anche novità tecnologiche in generale, perché sapete quanto io sia appassionato della tecnologia applicata alla chitarra. E se anche voi siete come me, mi raccomando subito like al video e iscrivetevi al canale. Se non siete come me fatelo lo stesso perché state guardando un video su YouTube che è una roba tecnologica. L'ultimo esempio è sicuramente il Mighty Plug Pro di Nux che abbiamo visto qualche settimana fa. Per oggi invece mi sono fatto mandare la Nex G di Enya Music, una chitarra acustica ma elettrica, però è acustica. Ed è strano parlare di tecnologia per la chitarra acustica perché apparentemente la chitarra acustica di tecnologico non ha niente, tipo i chitarristi. Sfrutterò questa Nex G di Enya Music per raccontarvi l'evoluzione della chitarra acustica da quella, questa che funziona anche da maracas, a questa che è la stessa che avevo prima di quell'altra. Quindi adesso la devo rimettere giù un'altra volta. Partiamo dall'inizio. La chitarra acustica per come la conoscono praticamente tutti, ovvero la chitarra con la cassa armonica, con il buco, quindi aperta, le corde montate, suoni, si sente il suono, fine. Di queste chitarre io ad esempio ne ho una vecchissima che ho comprato pochi anni dopo aver iniziato a suonare, quindi si parla più o meno del 2006, 7, 8. Ha il vantaggio che la porti ovunque, suoni ovunque, non sei dipendente da corrente, batterie o cose del genere, e nello specifico il modello di chitarra acustica che ho io non ha nessun modo di essere amplificato, che è l'altro modo in cui conosciamo la chitarra acustica. Cioè la chitarra acustica amplificata è una chitarra identica a quella di cui abbiamo appena parlato, ovvero la chitarra acustica con la cassa armonica aperta, però al suo interno abbiamo anche una pila da 9 volt che alimenta un preamplificatore, dove di solito troviamo un accordatore, qualche manopola per gestire qualche frequenza tipo equalizzazione. Questo preamplificatore viene collegato ad un pickup piezo posto sotto al ponte della chitarra che cattura poi le frequenze e le vibrazioni del legno e le trasmette poi a un cavo jack, quindi trasforma il segnale e le vibrazioni in suono che poi verrà portato ad un mixer, una scheda audio, insomma qualsiasi cosa utile per far sentire il suono a un volume più alto. Quindi per ora questo è il massimo della tecnologia, è comunque roba analogica. Tante volte poi, soprattutto nei modelli più belli, oltre al preamplificatore con il piezo abbiamo anche un piccolo microfono posto all'interno della cassa, collegato poi anche lui al preamplificatore. Questo serve semplicemente per avere un suono più naturale, perché come sapete il piezo tende a rendere un pochino tutto un po' plasticoso il suono, no? Bruttino. Questa caratteristica ad esempio l'abbiamo vista nel video della Michael Kelly ibrida, in cui il suono con solo il piezo, per quanto credibile avendo in mano comunque una chitarra elettrica, è comunque un piezo. Ma soprattutto l'abbiamo visto nel video dedicato al pedale di Nux con le IR caricate, per migliorare il suono della chitarra acustica e simulare di avere dei microfoni davanti alla chitarra senza avere i microfoni davanti alla chitarra. Ecco, già questo è un bel salto avanti a livello di tecnologia, perché possiamo applicare questo concetto in tutti i modi, non solo con il pedale che vi ho fatto vedere io. Quello era solo il modo più economico per farlo. Però quella cosa si può fare con un qualsiasi multieffetto, non dipende strettamente dalla chitarra acustica che viene utilizzata. Basta un multieffetto che carica le IR e gestisce anche qualche effetto contemporaneamente e così hai delay, modulazioni, riverberi, tutti ma comunque esterni che vengono applicati al segnale che di partenza arriva dalla chitarra acustica. Tutto bello, ma la chitarra in sé è ancora la vecchia chitarra acustica che vediamo da tantissimo tempo. Ultimamente, se seguite i contenuti che si vedono qui su YouTube, avete sicuramente visto parlare di chitarre acustiche in carbonio con effetti integrati. Bellissime, ma io oggi vi parlo di una cosa che è ancora più estrema e scioccante in questo senso. Lei, ovvero la Nex G di Enya Music, che è la stessa chitarra che avevo all'inizio del video, se non vi siete accorti. È una roba che appena l'ho provata la prima volta ho detto non ha senso. Ma nel senso di dire proprio che, cioè, provi una... dici... no, non ha senso. Così. La chitarra in sé come struttura è in carbonio, quindi super leggera, e fin qua ormai le chitarre acustiche in carbonio ne abbiamo viste 3. Ma la cosa più bella è che è una chitarra acustica, ma che non è una chitarra acustica, perché non abbiamo la cassa armonica, ma abbiamo una cassa, punto. Cioè proprio uno speaker come lo stereo, ok? Quello. È come se fosse una silent guitar, che però ha anche l'impianto di amplificazione incorporato. Un'altra caratteristica, un attimo che la spengo, se no si scarica la batteria e poi non posso suonare. Troppo bello. A parte che arriva ed è già dentro la sua custodia, che è di una bellezza, raga, folle. Mi è piaciuta tantissimo. La apri e ci trovi dentro la chitarra smontata, che quindi va assemblata. Semplicemente la spalla superiore della chitarra è sganciata e va attaccata e avvitata.
Non fate come me che ogni tanto prendo questa parte e la appoggio solo alla chitarra, perché sennò poi succede che la prendete da qua e tirate su solo questo pezzo, la chitarra va per terra e si rompe in 18 pezzi e mezzo. Una volta messe insieme queste due parti, ovvero la chitarra con la sua parte superiore, vi basta premere il bottone, quello più grande che c'è sopra la chitarra, e accade la magia. E non la fanno. Comunque io lo so che voi siete un sacco curiosi di sentire come suona questa chitarra, ma prima voglio parlarvi di tutte le possibilità che ci offre questa chitarra come connessioni e interfaccia, perché qui vediamo la vera evoluzione che c'è stata nella chitarra. Mentre nella chitarra acustica tradizionale abbiamo il semplice cavo jack, da lì esce il suono, fine, su questa chitarra invece abbiamo tutta un'evoluzione tecnologica, ma in tutti i sensi. Non abbiamo solo il classico cavo jack, ma abbiamo anche altre cose. Allora, prima cosa abbiamo l'attacco per le cuffie. Ora. Alzi la mano chi ha sempre pensato di collegare le cuffie direttamente alla chitarra e ascoltare in cuffia i suoni della chitarra. Se non state alzando la mano tipo Goku per aiutare Goku, Tra l'altro, cuffie che sono già incluse, quindi all'interno della custodia, oltre alla chitarra, troviamo anche un paio di belle cuffiette in-ear, di quelle che entrano nelle orecchie, che sono super comode e funzionano anche molto bene. Poi abbiamo un attacco per un dispositivo audio utile per far uscire delle basi, quindi il classico aux-in, per far entrare un dispositivo esterno, per far riprodurre poi l'audio dalla cassa. Oppure abbiamo anche l'alimentazione con il cavo USB-C e poi il classico line-out, quindi esattamente come per le vecchie chitarre, lì è da dove esce il jack che poi va alla scheda audio, al mixer, eccetera eccetera. E poi l'ultimo input jack per poterci collegare un microfono esterno se non vogliamo usare quello che c'è incluso, perché sì, avete capito benissimo, c'è un microfono incluso. Parlo sempre con l'autotune. Qui sopra abbiamo un pomello per gestire il volume. Comunque, qui sopra abbiamo un super pomello per gestire il volume. Se lo premo mi cambia il suono. Qui da parte ho anche un bottone per accendere e spegnere l'accordatore, accendere e spegnere il microfono, ovvero la parte vocale, quella per cantare con il microfono. Quindi se io faccio entrare una base che c'è un cantante che canta, mi rimuove la voce originale per fare posto alla mia, quindi tipo karaoke. E poi l'altro bottone per cambiare la modalità, quindi passare dalla chitarra e lo speaker utilizzati per il suono della chitarra alla modalità Bluetooth, quindi per utilizzare questo speaker come cassa Bluetooth per ascoltare la musica in stereo. Ora facciamo come il Mighty Plug Pro di Nux, vi lascio qui da parte mentre suono lo screen dell'app da cui si possono regolare tutte le cose bellissime per fare i suoni, quindi tutti gli effetti, l'equalizzatore, tutte queste cosine. Ah, un secondo però, no aspetta, sull'app ci sono anche un sacco di cose bellissime ma ve le dico dopo. Come promesso parliamo un attimo dell'app perché è la cosa più interessante di tutti, che puoi cambiare il colore del LED. Vabbè, a parte gli scherzi, ci sono le classiche cose da app di questi dispositivi, come la drum machine, il metronomo, l'accordatore. L'accordatore sull'app è bellissimo, funziona bene, ti fa vedere in modo preciso tutta l'oscillazione della corda. Quello che c'è sulla chitarra invece ti permette di accordare in standard e non esce da quell'inquadratura lì.
Strano. La cosa più bella di queste cose di contorno rispetto all'editor dei suoni è comunque tutta la parte che ti insegna a suonare volendo. C'è tutta una parte con un elenco di tutti gli accordi esistenti con le posizioni sulla chitarra, sempre utile. Oppure facciamo che state cercando un accordo specifico e volete semplicemente variare la diteggiatura che usate per suonare per creare un po' di varietà all'interno della canzone. Ecco, per questo all'interno dell'app c'è il Chord Dictionary, ovvero voi inserite la sigla dell'accordo che volete, ad esempio Do maggiore 7, e lui vi dà tutte delle differenti posizioni che potete utilizzare per quell'accordo, insieme al Chord Finder, cioè c'è disegnata la tastiera della chitarra, voi mettete i puntini dove premete con le dita sulla chitarra e lui vi dice che accordo è. Quindi ecco come si è evoluta la chitarra acustica dal concetto di chitarra acustica che abbiamo avuto dall'inizio dei tempi fino a 2 anni fa, passando dalle silent guitar, per poi arrivare fino a qui. Se volete più informazioni o comunque volete vedere un po' di cose, volete vedere i colori disponibili, io vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link che vi servono e vi chiedo: voi siete d'accordo con questa evoluzione tecnologica con la chitarra acustica? Oppure per voi la chitarra acustica è quella di legno, punto? Io sono un sacco d'accordo perché questa chitarra mi risolve un sacco di problemi. Banalmente, come sapete, facendo attività di musicista di strada anche con la mia band, questa cosa risolve la vita. Cioè prima ti portavi dietro la cassa, la scheda audio, il computer per alimentare la scheda audio con la batteria, la cassa alla batteria, chitarra, microfono, l'asta, 18.000 cose. Che già mi sono semplificato un sacco la vita con la Michael Kelly acustica e l'amplificatore Roland Street. Se volete vedere quelle cose vi lascio qui da parte a me il video preciso e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete vedermi per le piazze italiane con questa chitarra.